perché hai avuto lo scatto là e l'hai avuto anche nella diretta, ti ho visto, sai? Comunque, signore e signori non solo, buon pomeriggio e benvenuti su MP-Stream e ad una nuova live reaction per il Nintendo Direct Partner Showcase, di cui abbiamo avuto forse un leak nelle ultime ore, perché Bill, non essendo contento di avere comunque scoperto che ad esempio SpongeBob, il nuovo SpongeBob, sarebbe stato la vostra tipica esclusiva Karen Gen, o comunque anche rimarcare il fatto che Plants vs Zombies Reloaded esce a ottobre, che sono due titoli papabili per il Direct, ha visto cose per Borderlands 4, il che ha senso perché il gioco ha la data per Switch 2, ma non sono stati aperti pre-order. Qui ci sta benissimo un trafiletto, comunque sia una piccola sezione dedicata a Borderlands 2 per dire i pre-order partono da oggi. Però ha anche scoperto un'altra cosa. Perché cosa ho detto ieri parlando di Square Enix? Quanto vorrei un nuovo titolo del team Asano, in particolare un Bravely Default nuovo. Non è quello, però effettivamente se è corretto quello che ha riscontrato, ed essendo Bill, anche se alcuni dettagli non sono necessariamente corretti, il nocciolo della questione è veritiero, abbiamo un nuovo Octopath Traveler da goderci. Octopath Traveler 0, perché adesso si conta al contrario, si fa il countdown per Switch 1, Switch 2, PS5, Xbox Series X ed S e PC. Prezzo a quanto pare €60, quindi in linea con gli altri capitoli della serie. Ma dove cazzo la spunta? Chi lo sviluppa quest'altro qua? Perché ricordiamo che il team Asano non sviluppa necessariamente lui i titoli, ma demanda ad altri, comunque sia dirige e dà indicazioni su cosa fare. Perché abbiamo avuto Acquire che ha sviluppato gli Octopath, non mi ricordo se il team di Live Alive, perché il team anche se non sbaglio degli A-Train, serie giapponese di management per i treni, cazzo non mi ricordo adesso il nome, che hanno anche lavorato, se non sbaglio, al remake di Dragon Quest 3 e suppongo anche a quelli dell'1 e del 2. Quindi non è necessariamente un annuncio, cioè quello che ha detto Bill è che probabilmente sarà il Direct, ma non sa se sarà il Direct o no. Però diciamo che andando per i corsi storici, ricordiamoci anche che Octopath 2 venne annunciato proprio un Direct, quello di settembre 2022, le chance sono alte, a maggior ragione se abbiamo pre-order o comunque sia se abbiamo listini retail che verranno aperti a breve, perché se c'è già il prezzo vuol dire che ci sono dei listini retail che verranno per l'appunto pre-order, comunque sia verranno aperti senza data. Però vabbè, in occidente si può fare. Diciamo che è molta meno usanza in Giappone, però anche da noi effettivamente abbiamo titoli tipo Resident Evil Record, ho detto ieri, non sono partiti pre-order da nessuna parte. E quindi comunque sia potremo beccarci a questo Direct un nuovo Octopath Traveler. Aggiungiamo poi per l'appunto le altre cose che immagino vedremo qua, quindi per l'appunto Plants vs Zombies, SpongeBob possibilmente, poi anche il nuovo remaster di Tales of, sì. La mia speranza è di vedere anche il nuovo Katamari, Once Upon a Katamari, perché gli altri due sono stati annunciati in un Direct. È già uscito quello per Apple Arcade da qualche mese, se non sbaglio è uscito a marzo-aprile, quanto ieri, quindi poi sì, vabbè, ovviamente la speranza che inizia con S e che finisce con Ong. Ho detto anche di Hades 2, di Power Wash Simulator 2, di Yooka-Laylee Play pure. E che altro che... cioè, sì, ho detto varie cose ieri, ho parlato ad esempio pure delle date di Final Fantasy, dei Final Fantasy 7 Remake Integrate, possibilmente anche un annuncio più ufficiale per Rebirth. Potenzialmente anche Final Fantasy XIV, il 16 non lo so perché è uscito da poco su Xbox. Non so quanto siano già preparati, almeno non necessariamente per fare lo shadow drop ovviamente, ma dico comunque sia per mostrarlo, anche soltanto per annunciarlo. Digimon Story, Dragon Ball Sparking Zero. Quindi vediamo quante di queste cose non azzeccherò per il Direct.
Tra l'altro, cosa che non ho notato ieri, effettivamente l'annuncio del Direct, e ho controllato anche in America e mi sembra anche in Giappone, non dà una finestra temporale precisa, come invece accade solitamente per i Direct, anche i Partner Showcase, non sempre, però, tipo ad esempio, non lo fecero da quello che ho visto con il Direct Partner Showcase Mini di giugno 2022. Lo fecero invece per il Partner Showcase dello scorso febbraio. Non l'hanno fatto per quello dello scorso agosto, ma lì penso anche perché era la combinata con l'Indie World. Non entrava tutto quanto nell'iscrizione. Quindi immagino che vedremo comunque titoli abbastanza là. Beh, in effetti anche nel giugno di 3 anni fa vedremo titoli che poi sarebbero usciti comunque nel 2023 inoltrato. Tipo la collection dei Mega Man e Battle Network. Io ho visto, Protodid se non sbaglio, che a quanto pare ha avuto informazioni su Mega Man in passato, postare su Twitter all'improvviso immagini Mega Man che viene riportato in vita dall'anime, dal cartone animato. Cioè, stai prendendo per il culo? Oppure stai postando un tuo desiderio? O... Saturni però... scusate... Vabbè, che no, è Saturni però. Tra l'altro, altra domanda. Negli altri Partner Showcase, molti degli altri Partner Showcase non iniziano con la prima cosa senza commento, solo con commento e poi il primo titolo, prima headline. Prima headline. Quale sarà il caso di questa presentazione? Perché in effetti nel giugno 22 ci fu proprio che iniziarono con senza commento e poi direttamente con Monster Hunter Rise Sunbreak. Tecnicamente lo fecero anche per il Partner Showcase di settembre 2020 per Monster Hunter Rise e poi per Monster Hunter Stories 2, tutt'uno. Vediamo il volume, sì c'è, lo diminuisco leggerissimamente. Che tanto al momento non c'è niente. Eccola di nuovo ovviamente, perché quando controllo così se ne va. Cazzarola. Un attimo. Ok. Niente, non posso assolutamente... Cioè scusate, se metto di qua, se metto così, intanto tolgo comunque solo grind, perché sennò rimane. Quindi vediamo, se tolgo così. Ok, ho visto che ha sfarfallato un attimo, però è rimasto. Non tocco più niente. Non tocco più niente perché tra poco ci siamo. Spero che l'audio vada bene. Perché perché mi sono ricontrollato la diretta di ieri. Era un po' basso l'audio l'audio dei video, comunque delle finestre di browser. L'ho aumentato un po'. Vedremo come andrà, infatti a breve farò anche la prova. Tanto che adesso mancano 21 secondi, là 24. Dovrò sentire un po'. Ci siamo quasi. Speriamo che sia poco più 25 minuti e non poco meno, perché in effetti quello di febbraio fu poco meno 25 minuti. Speriamo che sia bello denso di buone cose, ecco. Peggy 18. Ok, e abbiamo la sigla, sì, perfetto, la nuova sigla di Direct, ottimo, mi piace veramente molto. E l'ho anche vista tra l'altro come schermata di attesa per il Direct in America. Bella lì, che ti spari tutti i 4K, la forza dei 4K. Aspetta, oh Castarola, scusate, è vero. Mi sa che c'è altro. Ok. E si parte subito. Switch 2, perfetto. Cos'è? Cos'è? Vorrei dire Monster Hunter Stories 3 a caso, però. Voglio dire Monster Hunter Stories 3. Voglio dire Monster Hunter Stories... È Monster Hunter Stories 3! È Monster Hunter Stories 3! Ma non ci credo! Ho menzionato prima Monster Hunter... Vabbè. È Monster Hunter perché sta scattando? È Monster Hunter Stories 3! Chi lo sviluppa? Perché First Studio sta sviluppando Demon Ex Machina. Chi è che ci sta lavorando? Perché non ho pensato a Stories 3? Perché non ci ho pensato?
Perché va a scatti, tra l'altro? Almeno nella diretta, da me no. Bella sorpresa, tra l'altro da notare, sono tutti un po' più adulti. Erano già più adulti nel 2 rispetto all'1. Qua sono effettivamente più sull'adulto, più giovane adulto. Wow, molto interessante. Più che altro per scelta, per appunto del target del pubblico. Stories 3 Twisted Reflection. Ole, e già si parte bene, subito. E questo esce, tipo, vediamo se sarà 2026, senza specificare. Bell'inizio questo. Scherzo a parte, bell'inizio. Era giusto per sentire se ci fossero altri audio presenti. Tra l'altro non Switch e Switch 2, Switch 2. Perfetto, sì. E pure i loghi perché per chi si confondesse. Ah, ok, giusto. In effetti perché è presentazione, la prima presentazione dopo Switch e Switch 2. E quindi dopo l'arrivo di Switch 2. Ok, vabbè, potevate anche non spiegarlo, però. Cioè, è abbastanza senso. Ah, quindi dividono Switch 1 e poi Switch 2. Vediamo. Ok. Ah, Katamari! Once Upon a Katamari! Ok, va benissimo comunque. Once Upon a Katamari. Eccola! Eccola! Quindi è il titolo. Però il framerate. Nuovo titolo di Katamari. Sperando. Oddio, non so se sia per lo stream. Potrebbe essere lo stream nel mio caso. Perché effettivamente qua. Mettiamo a 720 perché se no, un attimo. Per cortesia, torna. Vi chiedo scusa però non so perché sta andando un po' a mengo lo stream. Online? In Katamari? Va bene, ok. O magari comunque fanno un mix prima più un focus per Switch 1 e poi focus per Switch 2, però magari ci sono anche titoli in questa sezione che escono su entrambe. 24 ottobre. Perfetto, perfetto. Quindi fanno un po' come facevano ai tempi di 3DS. Ovviamente. Aspetta, non Switch 2? Ah, questo è particolare. Comunque un attimo che questo lo tolgo perché sennò. DMCA. Tolgo l'audio perché sennò qua. Sì, tra l'altro Just Dance era straspettato perché non era ancora stato annunciato, quindi. Tra l'altro meglio subito, ce lo togliamo subito così tranquillamente, però ripeto, non era stato ancora annunciato, gli altri sono stati annunciati gli ultimi negli altri direct, quindi era super prevedibile che ci sarebbe stato qua, super prevedibile, però più che altro sorpreso che non ci sia per Switch 2, strano, a meno che non ne parlino dopo, un po' immagini così. 14 ottobre ovviamente. Ok, torniamo con l'audio. Ah, ok, bene. Due titoli per Switch, soltanto Switch. Vabbè, meglio. Non ho mai visto. Allora, nei direct precedenti. No, aspetta, no, non è tanto Sparking Zero. Per Switch 1? Anche per Switch 1 Sparking Zero? Come? Perché mi ricordo che avevano detto che sarebbe stato, che era un titolo tutto next gen e che non poteva arrivare a solite console. No, anche per Switch 1, senza problemi. Come? Aiuto! Così va tutto completo, andiamo. Oh, comunque per adesso rumor tu quelle cose che... Oh, ho beccato Katamari, Just Dance, vabbè, quello lì, ma anche Sparking Zero. Per Switch 1! Come gira su Switch 1? Fatemi vedere come gira su Switch 1, vi prego. Purtroppo qua non è la versione, cioè non è purtroppo lo stream migliore questo.
Però per Switch 1 anche, comunque, dicevo, non ho mai visto... Abbiamo avuto Direct per l'appunto con 3DS e Switch, e la sezione 3DS comunque è anche durata un po' in quei Direct, tipo anche 8-9 minuti. Oh, controlli motori! Però qua è durata veramente 3 minuti la sezione soltanto Switch 1. E tra l'altro se non è questo, se Just Dance non è per Switch 2, quindi qual è il titolo di cui parlava Ubisoft? È forse veramente Shadows. 14 novembre. Voglio vedere la versione Switch 1 però. Fatemi vedere la versione Switch 1 perché voglio capire come Strangia gira. Vi prego, vi scongiuro. Come? Oh, questo invece anche per Switch 2. Plants vs Zombies. Oh, subito, ma tutto subito. Ok, ovviamente qua... Ah, i bei vecchi tempi, Non vorresti tanto riviverli? Esattamente. Perché lo stream ha problemi anche a 720p? Qual è il tuo problema stream? Che problemi hai? Ripigliati, forza, ripigliati. Ripigliati avanti. Cazzarola però. Dovrò fare cose per la connessione però. Beh, giustamente, niente più televisore vecchio andato, e mo' si gioca sul serio in 4K. È tornato in HD. Tuffati in battaglia con un amico. Ah, anche la co-op. Beh, sì. Con uno zombie, sì. Guarda, giochiamo insieme così ti eliminano il gioco, va? Appunto, dai. 23 ottobre? Ok, perfetto. FC26, va bene. Speravo che lo venisse mostrato. Andiamo avanti però effettivamente. Perché si è fermato un attimo, quindi... Tra l'altro questo è il trailer che è stato mostrato già... vabbè, sì, 26 settembre. Giusto per mostrarlo un'altra volta. Ok. Oh! Ok. Questo è Pac-Man... è il 2! Oh, Pac-Man World 2! Oh, bello, bella sorpresa. Quindi comunque siamo già 3 titoli Namco nel Direct. E questo anche per Switch 2. Ottimo. Ottima roba. Ottima. Tra l'altro siamo a questa metà comunque. Vediamo che altro è per l'appunto il 16 settembre. Quindi tra l'altro soltanto scaricabile Switch 2. Tra l'altro 26 settembre. Proprio breve. E gli altri due invece quali sono di classici? Tactics ovviamente. Giustamente. Mostriamolo un po'. Secondo me l'altro sarà Mortal Kombat, visto che la data è leakata pochi giorni fa grazie allo store Xbox che l'ha rimossa subito, e quindi 26 settembre. Cioè no, 29 mi sembra... 30 settembre, ecco. Effettivamente è lo stesso giorno di Tactics. Bello inizio però con Stories 3. Bell'inizio proprio. Poi anche comunque Deepak 2, bello. Sparking Zero su Switch 1 lo voglio proprio vedere. Lo voglio capire. Lo voglio proprio comprendere come cazzarola hanno fatto. No. Persona 3 Reload. Persona 3, ecca là, Persona 3 Reload. E lo reload. L'ho azzeccato un'altra volta. Perché Atlus ovviamente non poteva portarlo su Switch 1 perché non ce la faceva, cazzarola, mannaggia loro. Che non sanno programmare. Ma la domanda è adesso, quando esce Persona 3 Reload? Comunque, ottimo che abbiano dedicato poco tempo a Reload. 23 ottobre, subito. Beh, buono comunque anche questo, buono. Ottimo, parte più succosa, andiamo. Questo che è? Sì, Hyrule Warriors, sì.
Sì. E beh, ha strasenso che sia qui. Perché è partner? Perché in teoria in Giappone è pubblicato da Koei Tecmo. Ha strasenso? Appena potrà, farà di tutto. Il doppiaggio in italiano. Fa ancora strano pensare che abbiamo titoli di Zelda col doppiaggio. Cioè, non soltanto doppiaggio, ma anche in italiano. Ridurre in cenere Hyrule. Mi dispiace purtroppo di avere lo stream a 720p e 60... È giunta l'ora di onorare il patto. È sempre Pietrubaldi? Vediamo se riesco effettivamente a portarla a 1080. Stavolta ce la fai oppure riusciamo finalmente? Vi chiedo scusa, è che... Almeno per dare no, Non riusciamo proprio. Non ci riusciamo proprio, cazzarola. Vabbè, torniamo a 720p. Vi chiedo scusa, però non so perché si danno questi problemi. Non lo so proprio. Ok, torniamo dal vivo. Vi chiedo scusa. Oh. Oh mio Dio! Ah sì, la macchina. Bella grande anche. Aspetta, non ho visto data? Ah, non dicono ancora la data? Ok. E poi vediamo quando è parte del canon. Vediamo un po'. Beh, TGS, che comunque, ripeto, che non sarà là. Ok, andiamo. No, Madden. Più che altro perché... però in effetti lo voglio vedere come Madden su Switch 2, giusto per curiosità. Kick off your journey to become an NFL legend in the most dynamic Madden game yet. Sembra fatto bene. Non so, immagino che sarà 30. Non lo so perché purtroppo lo stream non mi dà troppe certezze a riguardo di frame rate. Non sempre. Però sembra fatto bene. Avrei voluto vedere di più del trailer di Hyrule Warriors, però effettivamente ho avuto problemi qua, ecco. Choose from 3 new archetypes to begin your coaching legacy. Or become your favorite NFL coach. No, sembra fatto proprio bene, Proprio sembra una versione ben fatta di Madden. Non posso dire altro a riguardo. Non so come sta andando lo stream però. Ok, è un po' troppo a scatti, cazzarola. Non so che sia successo. Beh, in locale online ovviamente. Va molto a scatti lo stream. A me no, da me no, non va a scatti. Quindi non so perché. Ok. Ah, è questo? Calling all camping enthusiasts. Questo cos'è? Chilling by the Fire. Oink. Ah, Oink! Aspetta, non mi ricordo. Ho già sentito il loro nome. Se non sbaglio sono quelli che avevano anche sviluppato varie collezioni di minigame uscite sull'eShop. Bisogna mantenere alta la fiamma. Comunque, EA si è presa 3 slot per il Direct tra Plants vs Zombies, Madden ed FC26. Proprio nel chill più totale questo. No, aspetta, quando piove, come lo proteggi però? Scusa, devi proteggere in qualche modo, no? Ovviamente con la camera, che ti vedi. Beh, allora, com'è andata la tua giornata oggi, guarda, sono stato licenziato. No, povero. Però almeno la mia ragazza. A riguardo di quello... Oh, Shadow Drop! Shadow Drop! Il primo Shadow Drop di Switch 2. Ah. Collezione, ottimo, di giochi. Oh sì, la versione specifica per Switch 2. Sì. Avevo letto per l'appunto il tweet di un leaker molto affidabile per la serie. E quindi...
E quindi sarà molto meglio della versione Switch 1. Perché Panic Button ha fatto quel che poteva, però. E quindi siamo a 4 slot per EA. 4 slot per EA. E quando esce questo? Quanto scatta? 5 agosto, quindi proprio a brevissimo. Questo è Hela. Questo cos'è? Ah, gioco con topo però. E comunque iniziamo a vedere altri indie. Caruccio. Explore this vast world and gather ingredients to create a cure for your enchanting ally. Plus, up to 4 players can journey together in online co-op. Pure co-op. Per il Premier ti ripeto, non so per lo stream, perché lo stream è un po' strano. Ah, l'anno prossimo. Ah, per l'appunto Autolos. Vediamo un po' di Autolos. Sì, ci sta. Embark on a journey across the iconic galaxy far, far away in this open-world action-adventure game, taking place between the events of The Empire Strikes Back and Return of the Jedi films. You'll take on the role of Kay Vess, who, along with her companion Nyx, is fighting for her freedom. Explore distinct locations. Ok, non sembra per niente male però, eh. Devo essere sincero, devo capire bene il framerate perché non so quanto sia lo stream, però non sembra per niente male. Gain the means to start a new life. Traverse through space by ship on Kay's Trailblazer or by land on her S-57 Esatto. Cardinal Speeder. Ho letto che effettivamente è migliorato molto con gli ultimi aggiornamenti. C'erano anche vari glitch proprio al lancio, quindi. Embark on high-stakes missions. Engage in dogfights as you travel across the Outer Rim and get ready to live the life of a scoundrel. Tra l'altro Persona Reload non ha, il 4 settembre, non ha i contenuti aggiuntivi di episode Aegis, perché ovviamente quelli escono dopo. Questo è? Questo cos'è? Ah, Chrono, è quello di Bloober! Che non era ancora stato annunciato, cioè era soltanto per PS5, Xbox e PC. Ecco perché ho letto della data, perché c'era anche l'annuncio per Switch 2 in arrivo, ecco perché. Bueno. Più che altro Bloober, tra l'altro, che si è fatta rivalutare grazie a quello che hanno fatto con il remake di Silent Hill 2. Sono riusciti per l'appunto a fare qualcosa di molto buono con quello. Sorprendentemente, visto anche più intero che hanno una cagata. Beh, almeno come messaggio generale, bell'annuncio questo più che altro per l'atmosfera, proprio per il fatto che abbiamo un titolo che è stato annunciato non per Switch 2, che arriva anche su Switch 2, quindi immagino anche in contemporanea con altre versioni. 5 settembre. So act quickly to dispose of enemies. You'll also come across rifts that allow you to travel. E quando mai non incontri delle fratture dello spazio-tempo quando cammini? Chi non lo fa? By extracting the essences of people you meet in the past, you can strengthen your own abilities. Chi non estrae essenze dalle persone che sono state nel passato? Chi non soffre di allucinazioni visive mentre cammina? Mentre esplora? La prossima volta proverò da Twitch a questo punto, perché comunque stranamente lo stream, almeno di Nintendo qua, mi sta andando un po' strano. 5 settembre. Launches on Nintendo Switch 2, September 5th. Oh, Yakuza, questo sarà Yakuza Kiwami 2. E quindi continuiamo con episodi della serie che vengono annunciati uno dopo l'altro proprio. Sì, esattamente. Tra l'altro direttamente su Switch 2, neanche su Switch 1 questa volta. Niente compromessi. Mi domando quando arriveremo per appunto al punto di avere tutti gli Yakuza su Switch 2, perché a questo punto è chiaro che RGG Studio stia rilasciando tutti i titoli in sequenza. Cioè, siamo al terzo in un anno? Bisogna vedere gli altri come faranno, perché bisogna poi raggiungere, bisogna poi arrivarci.
Duke it out using your fists, weapons, and everything else at your disposal. Plus, there's still plenty else to do around the Perché è uno city. Yakuza, ovviamente. Enjoy darts? Dovrò comunque poi giocare a Yakuza che ho preso su PC. Grazie bundle di Steam. Dovrò farlo prima o poi. Ah, meglio, avevo già iniziato con Yakuza 1, il primo Kiwami. Dovrò poi rimettermi. A deadly clash between two dragons begins when Yakuza Kiwami 13 novembre. launches on Nintendo Switch 2, November 13th. And Oh. Yakuza Kiwami, the story Ah, versione nativa anche del primo Kiwami. is also launching Per Switch 2. Ok, va bene, va bene. featuring enhanced graphics, improved frame Quindi rates, proprio and tutto additional quanto su language Switch support. 2. Tutto quanto. There are plenty more games heading Oh, to Nintendo carrellata, Switch va di and carrellata. Nintendo Switch 2. Let's take a quick look. Andiamo. Borderlands, ovviamente, per dire che i pre-order arrivano oggi. Partono oggi. Ma scusami, versione migliorata di Romancing Saga 2. Good Night Universe, ok. Ah, 11 novembre. Anche per Switch 1. E questo è nuovo però. NBA Bounce per Switch 1, va bene. Potevamo anche non metterlo questo però. Ah, sì, espansione per Hello Kitty. Titolo apprezzato, seriamente. Ah, così. Ah, tra l'altro Shadow Drop per la versione Switch 2, d'accordo, va bene. Ok, ben volentieri. Shinobi. Sì. Bello figo. Borderlands 2, pre-order da oggi. Before we go, we've got two more games to Ah, show 2. you. Bene. Please Vediamo. E questo mi sa che Octopath è Octopath Traveler 0. Non è il finale, quindi molto curioso di vedere che c'è alla fine allora. Molto curioso. Bello figo. Bello figo. Square Enix presents a brand new action RPG. Aspetta, action. Aspetta. Action RPG? E allora cambia. Oh, perché non è più a turni. Oh. Hanno cambiato il gameplay per questo. Molto interessante. Tanto interessante. Bello anche proprio. Oh. Devo ancora giocare il 2 tra l'altro. An adventurer, Elliot, leaves the kingdom to investigate. Facing danger is what adventurers do. At his side is a fairy named Faye. Faye. No, pensavo che fossi una draghessa. Beyond the kingdom's protection into the great wide world. Quindi a visuale dall'alto, ok. Più sul diavolo. Ah. In battle, study your opponent's moves carefully. Interessante. Oh, counter. Fight with swords for quick and well-balanced strikes. Bows and arrows to target enemies from afar. Chains and sickles to swing and pull enemies closer, and more. There are 7 weapon types in total, but that's Ok. not all. Ah, scusate, abbiamo You can soltanto un also protagonista per strengthen questo your gioco della weapons by serie. equipping different combinations of magicite. Try out all sorts of variations to find the playstyle that works for you. Your fairy companion Faye can also Oh, ah, attack. ok, anche lei Ah, finalmente una fata che non sa soltanto darti indicazioni, ma che attacca anche. Oh! Elliot and Faye separately, or two players Ho can anche due control them at giocatori, the bene, same bene, time. bene. You'll find that she's very helpful on Figo, your figo, adventure. figo, figo. Mi gusta molto. Figo, figo, figo. Join Elliot and Faye on a grand journey that unknown to them will span 1,000 Perché years. è prima degli eventi degli Octopath. The Adventures of Ah, no, Elliot, non è. The Millennium Tales. Scusate, avevo capito completamente male. È un nuovo titolo, un nuovo brand di Square Enix. After today's presentation, a Anche demo demo, ok. E Octopath Traveler 0, a meno che non sia il nome in codice. Cioè, scusate, è proprio completamente confuso. Però bello, nuovo IP. Bello. Bello. E tra l'altro con l'approccio tipico del team Asano.
Quindi eccolo qua, Octopath Traveler 0, eccolo qua. Everything began with the birth of Orsa, mother of all. She Quindi ok, c'era comunque. Orstera. Eccolo qua, Octopath Traveler 0. Quindi non ha... Oh, aspetta. Oh, completa customizzazione. Aspetta, per quanto... Ah, del protagonista, penso. Quindi poi abbiamo anche le altre storie, data le minchia. E io che penso che prima fosse un titolo... Octopath Traveler 0. E invece no, con la... Oh, aspetta, costruzione anche della città? Ah! Eccolo qua, e questo è il gameplay... Oh, queste inquadrature... Ah, ok. Ed eccoci qua il gameplay tipico della serie di Octopath. Quindi niente SpongeBob comunque sia. E quindi vuol dire che lo vediamo domani all'evento THQ. 4 dicembre! Come 4 dicembre? Va bene, ok. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Wow! Thank you for watching. Oh, ci sono state un bel po' di cose belle, francamente. Monster Hunter Stories 3, bella figata. Esatto, i 2 titoli del team Asano. Anche Katamari, buono per Sparking Zero come su Switch 1 comunque. E in realtà un bel po' di belle sorprese. Vari port, però non troppo, non tantissimo in realtà, non tantissimo. In tutta franchezza. Sorpreso, allora, niente Microsoft ancora, quando cazzo annunceranno loro i titoli che hanno in serbo per Switch 2, si spera, niente di tutto questo. Beh, poi, e per l'appunto, abbiamo l'impegno continuo di RGG Studio per Yakuza su Switch 2, con anche il port di Yakuza Kiwami primo per Switch 2, versione nativa. Allora, per alcune cose speravo meglio, però sono rimasto sorpreso da varie altre, perché, ripeto, nuovi IP del team Asano. Octopath Traveler 0, Monster Hunter Stories 3, Sparking Zero, ok, però in versione Switch come cazzo la ci gira là? Dove cazzo è Assassin's Creed Shadow? Perché se Just Dance è una versione Switch 2... Ubisoft ha detto che ci sarà anche un titolo per Switch 2 in arrivo in quest'anno fiscale. E probabilmente quello per l'appunto è Shadows. Ma quando l'annunciano Shadows a questo punto? Che famo? Famo l'annuncio alla Gamescom forse a questo punto? Cioè, non lo so. Perché... quello più che altro. Però Outlaws dovrò rivedere poi per conto mio comunque, perché purtroppo qua il framerate è andato a ramengo, proprio il bitrate presentazione è andato a ramengo. Cioè... almeno nella diretta, poi anche qui non sono totalmente sicuro di quello che si vedeva. Bene per Reload, purtroppo niente Metaphor ancora. Mi domando per l'appunto quando quello per Metaphor, che attendano una versione speciale con tutto... cioè tipo la Royal, può anche darsi. Non mi sorprenderebbe. Katamari ottimo, anche se per Switch 1, però ottimo comunque. Chronos anche buono, perché comunque è un titolo... che non era stato annunciato per Switch 2, ma che arriva per l'appunto sulla console. Io per adesso sono curioso. Andiamo a vedere il direct giapponese. Vediamo che cosa si è visto là, perché non sarebbe la prima volta che ci sono cose in più. Ok. Aspetta, scusate, quanto è durato il direct giapponese se stanno adesso... Che altro c'è nel direct giapponese se adesso stanno ad Octopath? Scusate un attimo. È ancora in diretta... Che cazzarola, ancora in diretta? Scusate, ma... ma quindi? Perché non ho capito. Cioè, vado a vedere un pochino di trailer di qua, se c'è, perché non posso tornare indietro. E no, non c'è niente, devo attendere. Ed è durato mezz'ora proprio qua, È durato mezz'ora piena. Tra l'altro, perché adesso va? Ah, no, è per l'appunto 720-60, ok. Ok. Cioè, ma che diamine? No, mi sa che comunque tutto lo stream che è andato indietro. Dico... la mia diretta.
E si è tutta cazzarola, che è successo con il tutto quanto? Vabbè, intravedrò tra le cose finali, perché è durato 5 minuti in più. Cosa c'era? C'era Momotaro, c'era Taiko no Tatsujin, forse Momotaro direi. C'era un Pro Baseball Spirits, non lo so, una roba giapponese che però che ti occupa 5 minuti in più. Hanno ripubblicato Mother 3 per Nintendo Switch Online, proprio per... Che cosa c'era? Vediamo un attimo, controlliamo. Stories 3, ok, Katamari, Sparking Zero. Ecco una cosa che non c'era. Repack 2, Apex, sì. Aspetta, quello cos'era? Ah, Dragon Quest, giusto, Dragon Quest. Ah, hanno mostrato quello occidentale. Ah, quello è il titolo. Anche Momotaro. A caso ci ho preso. Però a questo punto, scusate, perché... Come Momotaro. Come Momotaro. E niente Metal Gear Solid Delta, perché là ci ho cannato. Là ho cannato, purtroppo. Ok, vediamo quando è disponibile il video, così facciamo, diamo un'occhiata, vediamo quando è disponibile il video, la versione completa, così. Avanti, su, forza A, terminata la diretta, forza A, avanti. Dai, su. Oh, tra l'altro, no Silksong, no Power Wash Simulator 2, no Yuka Replay, dove cazzo... forse... non lo so dove a questo punto. Niente DS2. Là ho cannato tutto quanto. Là ho cannato tutto quanto. Avanti, dai. Quando mi date la possibilità di tornare indietro? Avanti, forza. Oh, perfetto. Ok, iniziamo da Katamari. Ok. Di qua. E qui posso andare a 1080p adesso, no? Posso farlo visto che non è più diretta? Grazie. Ok, vediamo. Ah, sì. Hanafuda di Hololive, giustissimo. Vero anche questo. Poi per l'appunto Demon Slayer 2. Questo cos'è? Non lo so. Fatto anche questo con RPG Maker, credo, no? Gradius, ok, giustissimo. Oh no, si è incartato anche qua. Quindi diciamo che oggi ho avuto il problema della connessione. La prossima volta a Super Hot Wars, anche giusto visto che esce tra 4 settimane. Giusto? Sì, però cazzarola, la prossima volta si utilizza la connessione del telefono. Punto, cazzarola, punto. Quante interruzioni, wow. Allora aspetta un attimo. Mettiamo 720, così non abbiamo problemi. Wow. Varlet, giustissimo. Tanti titoli in più mostrati qua nella sezione titoli brevi. Proprio tanta roba in più del Switch 1 che hanno mostrato così. Va bene, d'accordo. Vabbè, roba... Ah, Furyu? Ah, questo cos'è? Tipo Coffee Talk. Shinobi. Ah, vabbè, e in realtà hanno mostrato qua un po' di titoli che hanno mostrato effettivamente nella sezione... nel recap finale. Sparking Zero, ok, possiamo andare avanti. Vediamo. Questo è invece... Questo cos'è? Titolo multiplayer. Allora, Pretto Prisoner Nintendo Switch 2 Edition. Titolo incentrato sul multiplayer. Tipo acchiapparello, cioè vuole capire. Ah, ok, si sparano lacrime. È un gioco della depressione. I cancelli sono aperti. No, aspetta, è tipo Among Us. Amogus, ho detto proprio. Stiamo provando a fare la versione pronuncia corretta. Among Us. Aspetta. Ah no, lasci cacche.
Ah, allora non avevo malinterpretato mentalmente il disegnino là in alto. Lasci cacche, ok. Lasci cacche, ok, d'accordo. Repack. Apex. Romancing Saga 2, che si becca all'improvviso una versione Switch 2. Il titolo indie di Oink. Dragon Quest 1 and 2, ok. E mostrano qua anche un pochino la versione Switch 2, cioè proprio la bellezza. Ah, potete vederlo nel miglior modo possibile su Switch 2. Ah, aspetta! Aspetta, Pepe, parlavano anche di Dragon Quest 3, forse versione nativa di Dragon Quest 3? Poi Yakuza. Chronos. Persona 3 Reload. Il titolo indie del topo. Tactics. Ah, eccolo qua il titolo di NIS del team di Yomawari. Quello che dall'art sembrava figo, perché farming game però con le loro sensibilità. Oh! Oh! L'art direction, oh! Potevate mostrarlo al direct anche occidentale, no? L'avrei messo volentieri al posto di Madden, con tutto il rispetto di Madden. Quindi il tweet che ha postato ieri l'account giapponese NIS era perché, per qualche motivo assurdo, si sono confusi di giorno e di orario, perché l'hanno postato tipo alle 9 di mattina, molto in anticipo rispetto anche al direct stesso. Ma perché? Ma perché? Tra l'altro, perché annunciarlo così tanto presto? Che esce l'anno prossimo. Cioè, più che altro, dare una data già adesso. Esce l'anno prossimo. Ovviamente Proud Nordics, che è uscito oggi in Giappone. Dear Me Was, che è uscito oggi dappertutto. Ah, comunque Madden l'hanno mostrato anche qua. Va bene. Story of Seasons, va bene. Se soltanto andasse avanti qua. Che cazzo l'hai preso la mia connessione oggi proprio? Mamma mia. Dio mio, perché mi dai questi problemi? Outlaws, ovviamente. Oh, comunque Square, un bel po' di roba ha fatto vedere, eh. Oh, francamente. Tenendo conto anche un bel po'. Ah, comunque, EA si è fatta anche il direct giapponese. Ah, a posto, a posto. Perché mi dà questi problemi oggi? Perché mi dà questi problemi? Momotaro. 2? Aspetta un attimo. Non mi direte che questo non è il party game, perché c'era anche il gioco originale che era RPG. Non mi direte... Ah no. No, aspetta. Ah no, è il party game, però il board game, però aspetta, perché 2? Non ho capito se sia port di quello scorso, perché comunque c'è un 2. Quindi vorrei capire in effetti, vabbè, perché ci sarà anche versione Switch 1. Non ho capito se sia versione Switch 2 di quello che è uscito, cioè l'anno scorso, 2 anni fa, oppure se sia titolo nuovo della serie. Purtroppo qua non posso dire, perché abbiamo quindi due territori principali a riguardo, da quello che sto provando a capire. Perché il logo comunque è diverso da quello che ricordo dell'ultimo, di quello che è uscito. E tra l'altro ovviamente, guardala, da quello che è uscito per Switch nel 2023. A memoria, eh. Ok. Eh sì, quindi è nuovo. E quindi 2 anni dopo l'altro, ovviamente, anche su Switch 1, perché in effetti ha senso, perché la console è giovane e quindi più che altro c'è più una popolazione hardcore sulla console al momento, quindi... E poi titoli Square, d'accordo? Beh, no, allora, non male. Allora, c'erano cose in cui speravo che non si sono viste, però nel complesso comunque è buono. Nel complesso comunque direi
con anche delle belle sorprese, perché i 2 titoli Square qua alla fine, Monster Hunter Stories 3, anche Chronos direi, Sparking Zero, delle belle sorprese. Peccato per non aver visto proprio Microsoft, peccato per non aver visto Metal Gear Solid Delta, però sono contento, sono abbastanza contento comunque. Forse speravo di più, ma comunque sono molto contento perché ho visto cose che mi aspettavo. La nuova IP del Team Asano, chi se l'aspettava? Monster Hunter Stories 3, chi se l'aspettava? Quindi sono contento comunque in generale. Oh, non penso che questo frenerà le discussioni, anche Personality Reload, tra l'altro, non penso che questo frenerà certe discussioni, ma me ne voglio sbattere il giusto. Ma Elden Ring! Dov'è Elden Ring? Non c'era Elden Ring all'evento. E quando è che abbiamo la data? Cazzarola. Questo è interessante. Perché non c'era Elden Ring all'evento? Il titolo che pensavo sarebbe stato proprio al Direct. Ora che ho realizzato, perché non c'è Elden Ring? Quindi quando è che annunciano la data? Perché il gioco forse vogliono fare una cosa separata per From Software. In effetti, quando è che annunciano la data allora? Perché il gioco è stato al rating degli SRB, quindi la data dovrebbe arrivare a breve. Mettiamo nel conto delle cose che mi aspettavamo che non si sono viste. No, spiace, non voglio visualizzazioni facili così. Visto adesso la chat. Vabbè, no, comunque bella roba, mi è piaciuta comunque sia. A maggior ragione includendo anche la roba del Giappone. Mi è gustata. Quindi purtroppo temo che sia stato lo stream a non gustare perché... no, qua dice fotogrammi persi 0. E allora perché? Allora forse la diretta dal telefono con problemi, non quella che ho fatto io. Lo spero. Oddio, ho avuto comunque problemi qua con lo stream di Nintendo, però... spero che almeno quella non abbia avuto problemi, che sia stato invece lo stream dal telefono che abbia avuto problemi, io spero. Vabbè, grazie ancora, non so quando ci vedremo, forse per la Gamescom. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima e ciao! E purtroppo anche oggi si annuncia Saturni domani. Però Monster Hunter Stories 3 è figo. Sì. Neanche la data di Mortal Kombat, no, vabbè, ce levo questo weekend, quindi sarà là. Sarà indubbiamente là. Square comunque è impazzita perché sta facendo su Switch 2 titoli vecchi. Poi roba nuova con il Team Asano. È impazzita proprio, trema la terra. E Octopath Traveler 0 esce a dicembre. Ma come a dicembre? Tra l'altro neanche Final Fantasy. Quando non c'erano le date di Final Fantasy anche? C'è tante cose che non aspettavamo belle e altre cose che non aspettavamo che non si sono viste. Vabbè, alla prossima.